Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questa è una luna che ci porterà creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo, opportunità per avviare progetti, anche nuovi inizi. Possiamo esprimere ciò che sentiamo, condividere, aprirci insomma agli altri, fissare degli obiettivi, accogliere anche un periodo di trasformazione. Ci possono essere delle belle sorprese e incontri stimolanti. A sfavore, ci possono essere delle energie da attenzionare, tipo l'impulsività, l'orgoglio, bisogno, eccessivo di attenzione, riconoscimento, superficialità, eccessi, egocentrismo, illusioni. Dobbiamo fare attenzione a non perdere e non sprecare le nostre energie con cose che non ci servono o anche con delle sciocchezze. E adesso procediamo con il primo oracolo dove troviamo Arturo. Ha a che fare con il sostegno, la cura, soprattutto per quanto riguarda tutti i legami più stretti. Se sentite l'esigenza o se è il caso proprio di rivolgersi a qualcuno, a una famiglia, alla famiglia o a degli amici, se per essere aiutati, magari invece potreste essere anche voi utili a sostenere qualcuno, ecco, questa carta ci sta dicendo che alcuni momenti saranno importantissimi per creare, mantenere, migliorare, i legami, quindi renderli più solidi e sinceri. E non solo, anche un buon momento per proteggere noi stessi e le nostre e le cose nostre più care, quindi non solo siamo persone, ma anche un qualcosa che noi ci teniamo particolarmente. Questo è il nostro punto di partenza. Adesso andiamo a vedere altre indicazioni. Troviamo la carta del rospo che può indicare qualche momento difficile dove dobbiamo accettare una verità, che non ci piace o qualcosa che non sta funzionando. Magari ci sta semplicemente dicendo questa carta che non dobbiamo temere il giudizio di nessuno, dobbiamo riconoscere e mantenere il nostro, valore. Ci possono essere, delle persone, delle situazioni che è vero, magari non sono tanto positive, ecco perché dobbiamo guardare oltre la superficie e oltre le apparenze, guarire le ferite del passato, cercare di coltivare insomma la sicurezza, però l'importante è osservare le cose un po' da vari punti di vista, quindi avere maggior comprensione. E poi troviamo la metamorfosi, quindi abbiamo una fase di passaggio, di profondo cambiamento. Sottolineo proprio profondo cambiamento perché, alcune cose non basta metterle da parte oppure aspettare, tergiversare, o anche fare qualche piccolo cambiamento. Questa è una trasformazione a livello profondo, vuol dire che se stiamo affrontando un periodo di avversità, se ci sentiamo stanchi, deboli, è vero che alcune cose che ci fanno sentire in trappola, possono essere passeggere, ed è pur vero che alcune difficoltà ci fortificano, ci rendono più saggi, però, abbiamo anche l'opportunità di seguire quella luce che ci permette di uscire dal buio. E se, invece non dovesse esserci, quindi ci sono alcune difficoltà, proprio difficili da superare, allora magari possiamo cercare di affrontarle in modo, migliore. Vediamo adesso gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano.
Abbiamo visto già una fase importante in questo periodo che, può portare un livello di stress oppure delle emozioni abbastanza, fragili o molto forti e quindi, c'è bisogno di una trasformazione e di vedere, altre prospettive, altre cose e in questo caso l'arcobaleno porta speranza e fiducia. È anche un messaggio, divino, quindi è vero che ci sono queste cose, però non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo perseverare, non dobbiamo cedere, attraversare il buio andando a seguire questo arcobaleno che ci porterà chiarezza interiore, oltre l'illusione. Quindi possiamo cogliere verità, sincerità e allinearci alle nostre intenzioni e alle nostre azioni, quindi di fare un qualcosa nel qui e nell'ora, quindi senza fossilizzarci su alcune cose, ma al momento senza andare troppo oltre, abbiamo bisogno di gestire al meglio il nostro presente. L'altro messaggio è il sole. Anche qui c'è una carta comunque, positiva che può accendere la nostra energia, la nostra creatività, la nostra spinta, interiore, la manifestazione della luce che abbiamo dentro di noi e poi ci parla anche di direzione. Quindi abbiamo bisogno di uscire dall'ombra con coraggio, avere un'espressione attiva, positiva, così possiamo accogliere gioia, e procedere insomma nel miglior modo possibile, anche nelle situazioni più difficili. Che poi appunto arriva una guida, un segnale, arriva anche, un evento, un qualcosa di bello, l'abbiamo visto nel corso del periodo. Poi troviamo il mondo di mezzo che, ci parla proprio di quelle situazioni in cui, o ci sentiamo in una fase di sospensione o comunque si possono intrecciare, delle scelte, delle prove da superare. Quindi quando le esperienze, sono abbastanza dinamiche, anche un po' confuse, forse lì è il momento giusto proprio per, cercare di fare ordine e pulizia dentro e fuori di noi. Con questa carta soprattutto dobbiamo sapere che le nostre azioni, le nostre decisioni del presente andranno ad influenzare il nostro futuro. Ecco perché dobbiamo cercare il più possibile di mettere in luce le nostre risorse, le nostre capacità, ma anche le nostre stesse vulnerabilità e le cose che non funzionano, proprio per cercare di, migliorare e trovare la nostra serenità e il benessere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!